così. E siamo andati un po' di torno a Manaus, in una zona qui su, che è un po' fuori città, che c'è tanto selvaggio, nello bosco, e comunque un po' una zona turistica, perché c'è 2 o 3 posti interessanti da vedere. Uno erano per caso quelli cave qua, che sono in una zona con sasso calcare, dove c'è degli sistemi di cave, dove c'è fiumi dentro, che era tanto interessante vedere questi sistemi dentro, pieno di acqua qua, e si vedeva anche pesci qui dentro ed era bellissimo da vedere. C'era anche delle cose interessanti come quell'uccello qua, che è una femmina di questo qua, che forse conoscete, che erano in riproduzione lì, che era bellissimo da vedere, anche degli insetti adatti alla vita nelle cave. Era propriamente un posto bellissimo, ma per me questo punto turistico che hanno fatto vedere ai turisti che tutti usavano per un selfie, ma io mi sono saltato perché era acqua limpida, io potevo saltare dentro, ho visto i miei primi cicli di selvaggi nell'Amazonas, che erano qui, degli equidens che erano qui in questa piccola pozzanghera, e io sono super felice di vederli lì. C'è un piccolo filmino che gli equidens sono veramente la specie più abbondante in tutta la zona e li trovi in ogni piccola pozzanghera. Attorno avevamo anche un sacco di bosco naturale ancora di buon stato, e per un acquariofilo è veramente bellissimo, perché c'è tutte quelle zone che sembrano di un aquascaping o di un paludario. Si vede qua attorno. Questo è un nido di un colibri, si vede 2 giovani colibri qui dentro, bellissimo da vedere tante cose. Vicino c'era anche una cascata che siamo andati a vedere. La cascata è per il coso turistico, ma quello che a me esaltava di tutto è che l'acqua guardava fuori così, era veramente questa acqua chiara ma tannica. Io, felice come un piccolo bambino, evidentemente mi sono lanciato dentro, e si vedono un po' qua 2 cose. Primo, questi bellissimi abitati che sempre anche prendo come ispirazione, come acquariofilo, per fare le mie vasche tutto assieme, ma anche il colore dell'acqua, veramente, che è tanto chiaro, limpido, ma a causa di questi tanini che c'è dentro non si vede così lontano, sempre come un tè. È difficile fare delle foto sott'acqua, ma lì anche ho speso un po' di tempo. Ho visto i miei primi saxatilia del gruppo delle Green Circle, che sono stati cambiati recentemente in diversi generi, e di nuovo delle equidens come quello qua, che veramente sono le specie più abbondanti. Veloce un video per farvi vedere un po' come la situazione lì, e veramente questo non è cambiato per niente in luce di com'è lì sott'acqua. Veramente un ambiente abbastanza interessante. Anche ci ho pensato che valerebbe guardare le sisteme ottiche di quelle ciclidi, perché devono adattare anche a questo sistema di luce tanto diverso. E poi avevamo tutto questo e la barca era pronta, allora era pianificato di andare in barca per 2 settimane lungo il fiume del Rio Negro. Allora siamo andati all'acqua, c'è un piccolo porto lì all'ovest della città, e si vede già veloce che tanto della vita lì si sviluppa attorno all'acqua. Vediamo le case che sono flottanti sull'acqua perché devono adattarsi al dislivello dell'acqua. Come sapete, tra stagione di pioggia e secca cambia tantissimo il livello dell'Amazonas, almeno 10 metri in alcuni punti, alcuni anche forse un po' di meno. Tutta la vita in acqua. Questo è un taxi stand, si vede che hanno anche le loro garage per le barche sull'acqua lì, e veramente la barca è come la macchina o i bussini per loro lì. Si vede anche che hanno le stazioni di gas che sono sull'acqua, e le barche vanno direttamente lì a prendere il gas. E dopo siamo arrivati, e questa sarà la nostra casa per le prossime 2 settimane. Conoscete forse già un po' questo tipo di barche che sono famosi sull'Amazonas, che hanno questi diversi piani. Vediamo veloce un po'. Questo è
in cima la terrazza dove abbiamo anche lavorato noi, anche frigo per delle campioni sia come delle birre. C'è delle cabine abbastanza confortabili, se non è quella giusto accanto del motore che è abbastanza rumoroso, sono grandi motori di diesel. C'è una sala di pranzo, c'è tutto su questa barca dove poi abbiamo sempre mangiato, si vede anche che abbiamo mangiato sempre bene. Questo era tutto all'inizio, eravamo pronti con tutta la frutta e sono diversi piatti del nostro viaggio. Si vede primo che, visto che è vicino un fiume, sempre tanto pesce, ma come sono brasiliani e americani del sud, piace anche un sacco di carne, cibo proprio diversissimo e buono e soprattutto spesso con tanto aglio. E questo qua è un fotogruppo di tutto il nostro gruppo. Si vede noi i cercatori della Svizzera, i cercatori della Brasile, ma dopo ci vuole anche tutta una crew che tipo questo era il capitano, questo erano due pescatori che ci aiutavano, il papà che suonava la chitarra e questo è il meccanico. Ci vuole sempre tanta gente per far funzionare una barca così su un viaggio di raccolta. Allora dopo che abbiamo preso anche noi il gas qui sull'acqua, siamo partiti dalla città con delle belle viste di Manaus. Questo è il ponte del Rio Negro, è lungo 3 km, perché lì a questo punto il Rio Negro è largo più di 3 km. Siamo andati a questo posto qua, abbiamo fatto un po' un giro, siamo andati lì e questo è questo posto visto dall'aria. Questo si chiama l'Incontro dos Aguas, no? È dove il Rio Solimões e il Rio Negro si raggiungono e hanno questi diversi colori, è veramente bellissimo da vedere. E qui in centro c'è questo lago che è tanto, fa tanto parte del dislivello del fiume e si cambia sempre, ma questo era un bel posto da iniziare il nostro cambiamento perché sono influenzato da tutti e due faune di questi fiumi e si trova una altissima diversità di diversi cicli. Ci abbiamo messi lì in questo piccolo posto qua che è tipo un paese flottante sull'acqua e lì ci abbiamo messo su una di queste case che avevamo noleggiato, dove avevamo parcheggiato la nostra macchina, la nostra barca lì, e questo era tipo il spazio comune che era tanto bello come base per dopo andare a pescare, tutto quello, tanto della vita si sviluppa lì e abbiamo anche preso questa occasione per fare lui che è un cittadino che la sua scelta delle magliette era anche un po' particolare perché come ho detto lui doveva sempre un po' rivoltare contro il suo crescimento cristiano che era un po' forte forse, ma lui siamo riusciti poi, perché non era un gran tizio di campo, abbiamo imparato a nuotare lui in delle acque con delle caimani attorno, era interessante, abbiamo imparato di pescare con lui. Abbiamo imparato anche di apprezzare la diversità dei pesci, da lì e lui è diventato tanto un amante di questi pesci. Abbiamo anche imparato che siamo davvero in una zona di foresta tropicale perché anche se eravamo lì in stagione secca, piena quasi, era in fine settembre, può sempre capitare velocissimo che il tempo cambia e dopo piove di brutto per ore e questa è la stagione secca dove che stagione era? Fine settembre questo, che di solito è buon per tempo ma può capitare sempre che finisce così, che piove così per tutto che anche gli api perdono le loro cose nelle gambe o anche queste effemeroptere che mettono le uova finché toccano acqua, no? E quando bagnando ovunque succede ovunque. E avevamo anche di questi tempesti un po' di danni collaterali, questa era la nostra casa qua che ha perso un parte, questo qua dietro, sì, dopo il lavoro in campo in questi posti si deve sempre essere pronto per tutte queste cose. Ma comunque non ci abbiamo lasciato discoraggiare e sempre siamo andati alla pesca. Ecco, adesso questo è qua. Questo villaggio flottante che vedete qua è sempre entrare qua in questa laguna qua e così si presentano gli abitati lì. Si vede che
bassa acqua. Si vede che di solito il livello di acqua può essere tanto alto e evidentemente abbiamo scelto quello perché volevamo pescare di più, perché è tanto più facile a bassa acqua per tutti i pesci si colletano nei fluidi rimasti. Il metodo che usavamo era, non so se è giusto o tradotto con l'internet, sono questi reti qua di posta che si mette come i pescatori, si mette in quelle reti e dopo si va ogni sera e mattina si va a controllare e si prende tutti i pesci da questi reti. Come vediamo qui per me è incredibile perché tiri questi reti e non sai mai cosa trovi e se sei in un posto così che io non conoscevo ancora così bene è sempre spettacolare vedere cosa esce. Non è sempre facile il lavoro perché soprattutto i pesci gatti hanno quelle spine super forti che sono anche segate e tutto, è un lavoro abbastanza tosto di tenere fuori tutti questi pesci. Questo qua sono degli abitati che richiedono un metodo di pesca un po' diverso, che è come quella della rete alle circunzioni, che si usa anche per questo canetta un po' flottante che si tira, tipo si va attorno con la barca e si tira tutto quello, e dopo si tira fuori, dopo si deve prendere fuori tutta la canetta, come vediamo qua, che prendiamo questo film, sarebbe tipo 3-4 minuti, che siamo a questo punto qua, dove tutto fuori e dopo hai tutto quello che in basso è sempre il momento più bello quando si vede tutti i pesci che si scoprono da lì dentro, e dopo hai questa surprise di pesci e puoi andare a cercare quelle pesci. Esatto, così facevo anch'io sempre. Un altro metodo di pesca che si usa sono questi reti a getta che funziona dipendente dalla specie, funziona tanto bene, ma si vede anche che non è tanto evidente. Queste erano le mie colleghe che provava, non è tanto difficile di lanciare questi reti. Evidentemente la pesca alla canna si usa anche, e dopo il risultato è cercatori tanto felici e un sacco di diversi ciclidi che dopo si mette. Avevamo sempre in queste cassette che sono anche quelli che si usa per l'esporto delle pesci ornamentali, e in diversi siti sempre hai diverse combinazioni di pesci di dipendenza un po' a dove si pesca. E proprio quando abbiamo dopo tutte queste pesci viene il vero lavoro per noi, che è sempre anche il campionamento. Noi abbiamo il futuro di farlo su questa terrazza, sulla barca, ma dopo si deve fare, si deve misurare, si deve fare delle foto che dopo si usa per questo studio morfologico, si deve prendere campioni per la DNA e dopo anche per avere i campioni dei pesci interi si deve mettere su formalina, come vedete me che sono felici con la prima volta a mettere delle disco in formaline è una cosa incredibile. Il metodo che usiamo noi è che io li metto su carta e dopo li conserviamo non flottante in formalino ma tipo sul pavimento di queste cassette qua che rimangono tutti piatti, e anche così con questa carta si può fare che le linee sono belle stese, dopo finisci veramente con dei campioni belli così che puoi usare anche bello per contare delle spine e tutto quello. Andiamo avanti, guardiamo un po' le ciclidi che abbiamo trovato. Devo dire che qua avete visto l'acqua, è impossibile di andare nell'acqua qua, primo che se non si vede niente e secondo c'è un sacco di caimani, allora dovete anche permettermi che vedete tante volte la mia mano sinistra, ma comunque voglio farvi vedere un po' la diversità dei pesci che abbiamo. Il pesce più comune in queste zone, incredibilmente, è un predatore, sono questi cicla, di diverse specie, e mi ricordano sempre degli grandi, le piccole Ambrologus, stellano panganite, che hanno veramente queste forme simili. C'è un'altra specie lì in questa zona che è tanto comune, che è la Temensis, che è il ciclido più grande del mondo, si dice, altro che il Duoceratropus, ma questi diventano più di 1 metro, e se si guarda delle foto così possono essere più di 1 metro. Io ho cercato quello, non avevo mai visto uno così grande, sono veramente impressionanti.
Altri che si trova sono super comuni, sono gli astronauti, gli Oscar, che cacciano in quelle zone della caneta, sono tanto comuni, infatti sono quasi un po' di predatori di agguato, come si dice? Agguato. Sì, ambush predators. È tanto simile, mi ricordano sempre del comportamento un po' ai microbis dell'Africa, perché sono anche un po' simili di forma, ma si comportano tanto simile in acqua. Ed è anche tanto interessante che hanno, simile a quelli con le loro cose rosse, hanno spesso anche quelle cose rosse. Mi sono chiesto se c'è qualcosa che gli fa più camouflage. Uno delle più comuni era anche stato una pergola costita qua. Qui una femmina, questo è una femmina, questo era una maschia, e in queste zone, forse per alcuni un pesce grigio, come abbiamo parlato ieri, ma se si guarda tutte queste forme è veramente bellissimo. Quelli più nelle zone sabbiose dove mangiano sulla sabbia. Somigliano tanto nelle nostre ricerche delle forme così, per esempio questo cromido tilapia, però veramente per me stupisce sempre dopo quando vedo, ah sì, hanno la stessa forma e fanno anche la stessa cosa che mangiano sulla sabbia. Tanto comune lì è il Giavagus altifrons, che è il Giavagus più comune in questa zona. Gli Echarichthys retli, dei pesci veramente bellissimo, qui è una maschio, qui è una femmina, e si vede anche un po' la diversità della forma del maschio e del femmina, mi piace sempre vedere un po' così accanto. I Lugubria, i grandi Crenzifera, che sono tanto comuni anche in questa zona, che mi ricordano sempre, ne abbiamo parlato ieri, che sono questi predatori del basso con questo muso che vanno veramente a predare i piccoli pesci sopra il fondo. C'è delle forme super simili in tutta l'Africa, anche a quelli. Il Equidens, come ho detto prima, uno degli ciclidi generalisti che mangiano un po' di tutto, più comuni in queste zone, che mi ricordano sempre di diversi tipi di tilapia che anche si trova in Africa. Il mesonauta anche in queste zone di caneta flottante tanto comune, e qui di comparazione, questo non è tanto simile a forma o niente, ma il livello della bocca, quelli veramente sono piccoli, hanno i denti e la forma del muso abbastanza simile, sono dei cercatori di piccoli invertebrati. La canna temporale è anche tanto comune in queste zone. Erostotatus, come quello qua, anche tanto comune lì, un bellissimo pesce. E anche si trova assieme con un altro Eros che penso che verso sempre. In alcuni posti erano quasi gialli, altri tanto più verde, tante variazioni anche in quelli. Ma quelli hanno un rosso, severo. No? Lì no? Un po' più in su, sì. A Caronia Nassa un ciclo tanto comune lì anche che mi piaceva un sacco, che mi interessava perché hanno questi occhi grandissimi e mi ricordavano un sacco di alcuni ciclidi africani che hanno anche gli occhi grandi e che mangiano piccoli invertebrati che hanno gli occhi grandi per vederli, ma che hanno anche quel sistema di pore sensoriche tanto sviluppato come hanno alcune specie del lago Tanganica che somigliano tanto e che di nuovo è un segno di adattazione a simili fonti di cibo. Anche degli scalari in queste zone abbiamo trovato, questo è l'inocchio perché il foto non è così bello. Chetobancus, pesce super bello, interessante, che non è tenuto così spesso in acquario, che è un mangiatore, che è un filtratore che mangia plantone, alghe e anche plantone, zooplancton, che quando sono un po' più di colore è un pesce veramente bellissimo, ma è raro che si vedi in acquario. Lo stesso che per il Chetobancus orbicularis, un pesce strana forma, che è un filtratore. Solo veloce alcuni altri tipi di pesci che si trova evidentemente quando si fa questa pesca qualiretti, così si trova un po' di tutto. Il loricaride super comune, diversissimo, quello è introdotto in tanti posti del mondo, ma qui nativo, dell'Hippostomus, diverse specie.
anche di gruppi non così conosciuti come il Doralide, che sono il terrore di prendere dalle reti perché hanno tutte queste file di pinne anche si vede qua che hanno queste pinne tutte segate che sono il terrore. Uno più conosciuto nell'acquario sono i Platidora sardonatus, che è anche tanto comune, si trovano spesso nella pesca lì. Diverse famiglie come, non so come si chiamano in italiano, in tedesco si dice pesce gatto del tronco in acqua, perché spesso si nascondono in buchi del tronco. È una famiglia interessantissima con diverse specie, questo è più un gran predatore, un Arsonius. Quello qua mi interessa, è della stessa famiglia ma è pelagico, sono piccoli pesci gatti con queste pinne lunghissime come un piede. Lì abbiamo scoperto una cosa tanto interessante, questo qua è un cimotoido che è un isopoda, un crostacea che mangia via la lingua del pesce e si mette lì come parasito e aspetta quello che mangia il pesce e prende il suo pasto. E sono veramente, questi qua sono gli occhi, questi sono le braccia, questo è il carra, sono grandi che tipo quasi tutta la bocca è piena. E sono anche crostacei? Crostacei? Sì, isopode. La famiglia si chiama cimotoide. È interessante perché quando sei in un pesce come ti riproduci? E sempre le femmine sono grandissime, hanno delle maschi minuscoli che sono anche nella stessa bocca. Io solo facendo per questo tocco ho scoperto questa immagine qua e non ero cosciente quando ero lì, ma cosa si vede qui sulla schiena? Questo è il maschio di quella cosa che è nella bocca. E sono sempre in coppia lì e rilasciano le loro uova nell'acqua e dopo come larve infettano altri. E poi non riescono più a parlare, no? No, sono zitti finalmente. Sì? La femmina in bocca. La femmina è un po', di solito il maschio anche, e quello lì era lì dietro perché io stavo facendo qualcosa e non avevo visto, quindi di solito il maschio è sotto, la femmina anche in bocca. Questo è un grande. Ma i pesci muoiono poi? No, non così veloce, c'è anche sui cicli del lago Tanganyika, è veramente una cosa che si trova ovunque. Anche in mare. Sì. Questa è un'altra famiglia di pesci gatti tanto interessanti, del kangaroo, no? Il famoso pesce gatto che vanno alle pene è della stessa famiglia, ma questo è uno più grande, che sono veramente come i voltagli, vanno a mangiare delle caracchie e roba così. È tanto interessante, hanno questa bocca rotonda e mangiano un po' di tutto. E cosa si vede sul prossimo pesce gatto che hai perso qua, questi buchi rotondi sono questo pesce gatto giusto prima. Questo è della famiglia delle pimelodire, quel pesce gatto tigre tanto famoso, mi hanno piaciuto un sacco quando si vede. Della stessa famiglia un sorubim, che hanno questa bocca impressionante, che vanno sopra il sedimento, pescano le loro prede. La pimelodide, centinaia di specie. Quello mi interessava tanto perché anche mi ricordava di una specie di Bagrostoma, che è una specie africana, e si vede che si somigliano in tantissimi tratti, come questa grande adiposa qua o le lunghe. Vuol dire che sempre di nuovo esempi della stessa ecologia che finisce nelle stesse forme. Un altro. Io devo andare un po' più avanti perché ho degli slide tanti troppi, allora vado un po' più veloce, spero che mi perdonate, ma volevo lasciare un po' tanto dentro perché è anche bello vedere un po' di tutta questa diversità. A me non piace spesso fare foto di me, ma quando c'è dei pesci così che conosco da quando avevo 10 anni, mi sono fatto tirare loro dietro qua, pensavano probabilmente cosa fa quel pazzo. Anche le serasalmidi e le piranha, una grande diversità di specie in queste zone, queste piranha con i denti nascosti ma tanto potenti qua, diversissime specie come quello serasalmide compressa, veramente bellissimi pesci, anche buono da mangiare spesso sul piatto. Uno più vegetariano dello stesso gruppo, di cui fa parte anche quello qua, che è il pacu, che si vede spesso sui mercati, che vanno fino a tipo 12 kg.
tanto vicino alle piranha, ma sono delle vegetali che mangiano piuttosto noci, hanno questi denti super forti per aprire le noci. Questo Sì? sono le pinne mangiate. Dimmi? Come mai hanno tutte le pinne mangiate? Sì, perché c'è un sacco di altri pesci che sono specializzati a prendere. Sì, veramente anche in Congo è così, si trova poca pesce che non hanno mangiato qualche pezzo. Anche se sono veramente fresco pescati, deve essere l'inferno lì giù, perché sempre qualcuno ti mangia la coda, devi sempre stare attento. Ne vedremo anche ora un po' di qua. Questo qua forse anche ci avete visto, sembra proprio l'Olus, è un caracino, tanto bellissimo, ma quello che mi stupisce con quelli sempre, abbiamo delle forme, perché quello è il gurami baciante, si dice in tedesco, è un pesce asiatico, ma se si compara la morfologia della bocca e di come mangiano, per queste labbra per mangiare le alghe, sono veramente simili. Questo qua, un altro esempio, questo è un caracino dell'Histoichthodontide del Congo, e si vede che la forma del corpo, la forma del muso è esatto lo stesso. Sono tutti e due delle caracini, ma sono distanti 60 milioni di anni, vuol dire che convergenze che hanno questa forma simile che mi piace sempre usarlo. Altri interessanti caracini che non conosciamo così dall'acquario così spesso come quelli qua. Caracini predatori come quello qua, l'Ancestrodilchus, tanto comuni anche quelli. Lì mi piace anche sempre la comparazione con l'Iapsetus dall'Africa, la forma delle pinne è veramente uguale, lo stesso qua, tipo 80 milioni di anni di evoluzione diverso, ma comunque sono arrivato al stesso punto perché fanno la stessa cosa, delle predatori dell'acqua piena. Evidentemente anche loro abbiamo visto degli Osteoglossum, erano tanto comuni in alcune zone dove hanno pescato, li abbiamo trovati alla fine delle taglie abbastanza grandi. Qui è interessante che in Africa non c'è niente di convergente, ma c'è una specie tanto simile, che è anche tanto parente, ma che non è predatorio, che mangia più plankton e alghe. Ed è interessante perché io non so, forse è perché loro hanno sempre questo bosco inondato, perché si chiamano scimmie dell'acqua da loro, perché saltano su e mangiano questi insetti dalle rami e tutto, e in Africa evidentemente non è neanche da fare e sono rimasti così, diventato dei filtratori di acqua. Una famiglia anche tanto impressionante sono questi Gymnotiformes qua, i pesci elettrici, che hanno questo sistema di elettricità bassa che usano come orientamento e comunicazione tra in specie anche per cercare cibo e tutto quello, che l'anguilla elettrica è anche un Gymnotiforme, ma loro hanno sviluppato questa elettricità più alta anche per usarlo per cacciare. Come vedete hanno una morfologia tanto diversa che hanno solo questa pinna lungo anale che usano per questo tipo di nuoto undolante che è veramente bellissimo. Ne abbiamo una grandissima diversità, diversi tipi che si trova in un posto. Veramente interessante anche loro. C'è anche forme tutto speciale come quel Ramphictis qua che era lungo tipo 50 cm che abbiamo trovato in diversi posti. E quando si guarda quel muso è anche tanto specializzato il livello di quello che mangiano, è quello che è evidente quando si lavora un po' in due ambiti è la convergenza con le mormiride, che infatti sono quelli pesci africani anche poco elettrici che usano delle cose elettriche per orientarsi, simili come loro. È incredibile quanto si somigliano anche in conseguenza loro, e questo è un lavoro di Lavoie e Ciampomecchio. Vedete sempre a sinistra queste sono mormiride e a destra sono i Gymnotiforme, si vede che è molto simile anche di convergenza si hanno sviluppato questi tipi di pesci. Una cosa interessante sono che nell'Amazonas abbiamo tante linee di pesci che sono di origine marino, che interessante perché io trovo che si sente che sono
linee marine che hanno avuto tanto più tempo per svilupparsi e che hanno potuto fare delle forme più estreme per quello, perché avevano più tempo attivo. Questo è dalle famiglie delle tipo sardine come la lossa, un pesce impressionantemente bello che si trova tanto comunemente in Amazonas.